pure te mi devi dire quello che devo fare. Io sono stufo, va bene? Sono io che devo trovare la mia strada, io! Non devo sempre fare quello che mi dicono gli altri. E gli stronzi del centro commerciale, Antonio e suo padre. Ma avete rotto i coglioni tutti quanti. Poi te ci metti pure te. Sai che ti dico? Che mi hai rotto i coglioni pure te, va bene? Mi hai rotto i coglioni! Dica. Possiamo andare via. Due ragazze dal bar. Perché? Perché rubano. Come rubano? Rubano. Rubano, che rubano? Soldi. Rubano? Sì. Vabbè, ma andiamo via. Qual è il problema? Faccio una capocciata, no? Antonio, pensavo potremmo mettere mia madre e mia sorella al bar. Così risparmiamo sugli stipendi in un momento di crisi. Che dici? Secondo te è una cosa giusta? Per me sì. Allora va bene. Ma? Ti raccomando. Ma? Oh! Mamma? Allora? Che ci fai qua? Sono venuta a trovare tua mamma, Marco. Te e Antonio non siete neanche venuti al funerale, veramente? Antonio era via, io ero sola. Volevo venire, ma poi tutti i tuoi amici e parenti mi guardano come se fosse colpa mia di tutto. Io volevo bene a tua mamma. Lei era l'unica che mi capiva, che mi parlava con dolcezza. Vabbè, tranquilla, no? Mica è colpa tua se è morta. Vieni al Mishima stasera? Più tardi, dopo mezzanotte. Vabbè.
quello non era un periodo facile. Era appena morta mia madre. Sì, me lo ricordo. Era malata. E tuo padre invece? Com'è morto tuo padre? Quello non era un periodo facile per nessuno. E Zica aveva da poco perso il bambino. Lizzica aspettava un bambino. Ma io non ne sapevo niente. A parte me e Antonio nessuno ne sapeva niente. E certo Lizzica non c'aveva l'appoggio di Antonio. E sai, è così che cresci. Se vuoi fare il poliziotto e c'hai il papà vicequestore che sta sempre lì a favorirti e a proteggerti. Antonio non è mai stato in grado di affrontare un problema che non potesse essere risolto da suo padre. Vai là. Antonio, ti devo dire una cosa. Non lo so se non mi senti sta cosa, eh. Com'è, bella o brutta? Per me è bella, spero anche per te. Aspetta. Sono incinta e ti voglio sposare. E stai scherzando? Cioè, non sei serio? Ti sembra che potrei scherzare su una cosa del genere? Antonio, ma io pensavo avessi fatto i salti di gioia. Ma vaffanculo. Ma no, No, vaffanculo, Antonio. no, dai, non so che... E che cosa? Che sei un bambino? Che non riesci a prenderti responsabilità? Eravamo in due quando abbiamo fatto l'amore. O te lo sei già dimenticato? Ma no, me lo ricordo, solo che è una notizia che mi cambia la vita da così a così. E Sì. forse è meglio se cambia, no? Però bisogna avere palle per cambiare. E tu mi sembra che non ce le hai. Hanno ragione quelle persone che dicono che sei uno stronzo, razzista. Vaffanculo. Ma che cazzo dici? No, vaffanculo, Antonio. Sì, Antonio era insopportabile. Il classico fighetto che può pure essere simpatico, però solo se lo prende in piccole dosi. Ecco, Lizzica invece... Lizzica mi stava proprio sul cazzo, lei sì. Amore, Ciao. è così bella, sembra di andare a un cocktail di Dolce & Gabbana. Scemo. Ciao. Tu sei Marco, vero? Piacere, Lizzica. Ciao, come scusa? Lizzica. Ah, ciao, io sono Francesca. Come scusa? Ti avevo detto che era forte, no? Vieni qua. Questo bel ristorante che ti ho portato. Ti piace? E questo? E quello, indovina. Formaggio duro. Formaggio duro. E invece per il pesce. Vabbè, però si può usare pure per il formaggio. Volendo. Il pesce? Da noi in Romania solo panini, birra e vino. No pesce. Ecco, versiamo un po' di vino, va? Bisogna festeggiare. Sì, amore. Grazie. E quello è per l'acqua. Sì, magari vuole dire che in quello piccolo, che ne so, il vino prende più aria e respira meglio, no? No, perché in realtà ha fatto bene Lizzica, perché sai, il vino rosso per respirare e per avere più profumi sta meglio nei calici grandi. Ah, che brava. Anzi, adesso verso un po' di Poi vino ce per ne tutti. sto di più. Bravo, anche perché dobbiamo festeggiare. Ah, Scusa prima gli amici, non è. Dobbiamo fare un E bel ultima io. brindisi. E cosa festeggiamo? Festeggiamo ufficialmente Sì. il primo storico cazziatone della mia carriera, signore. ma dai! Dici. Allora? Allora,
Ho sequestrato un po' di fumo l'altra sera. Nero e merda, uno spacciatore. È solo che poi invece di ridarlo, come la norma, me lo sono tenuto. Bravo, amore. Certo, no? Certo sì, è quello che ti sei fumato l'altro giorno. No, è quello dell'altro pomeriggio. Già. Oh, ma te sei scemo però, eh. Beh, ti è piaciuto? E certo che mi è piaciuto, però che cazzo, cioè sei appena entrato e già ti metti a... Allora, ti devo raccontare cazziatore mio o me ne devi fare un altro te? Dai, racconta, continua. Ecco. Allora, niente, mi chiama il capo. Mi fa tutto un pippone strano, quasi incomprensibile sulla legge, sul diritto, su quello che è l'osservanza delle regole. Proprio un carabiniere, proprio. Un carabiniere, poliziotto, una serie di cazzate senza... Poi, dovreste sentire, è tutto piccolino, rinsecchito, parla di... E gente malinverni, lei così disonora l'arma, sputa sopra quello che è la morte di tanta gente per la divisa. Addirittura. Per un po' di fumo. Per un po' di fumo, che poi se lo sanno tutti che lui è il peggio impasticcato, peggio di quei negacci che buttiamo dentro noi. E ricomincia a fare, suo padre non sarebbe contento di questa storia, quando gliela racconterò non sarà contento per niente. Mette in mezzo mio padre. Cioè, ma io voglio dargli 2 schiaffoni. Stai attento che non ti devi dare tuo padre 2 sberloni quando viene a sapere. Comunque non è che me la sono presa male, eh? No. Una scivolata addosso. Ma che te? Esatto. E quindi facciamo un brindisi? E dai, Allora, un brindisi al quarto d'ora di merda che passerà il mio capo quando sentirà mio padre. E alla gente Malinverni. E un brindisi alla gente Malinverni. E alla mezz'ora che passi te dopo che tuo padre lo viene a sapere. Andiamo a fare una sigaretta? Dai, Ciao, sigaretta. amore. Amore. Scusate? Insomma, da quant'è che sei qui in Italia? Ha abbastanza tempo da non ricordare quando sono arrivata. E come mai sei venuta qui? Miseria. Buona ragione, no? Tu invece sei fidanzata con Marco? No. E allora ti piace il mio fidanzato? Ma no, dai. Poi è il tuo fidanzato. Insomma, Insomma che? te la sei scopata? Antò, allora. Te la sei già scopata e stai a far duro il sostenuto? No, non me la so scopata, ok? E che cazzo aspetti? Che ti aspetto? Che me la scopo io? Oh, ma fai come te pare, sai che cazzo me ne frega? Vabbè, calmo, non t'agito. Comunque non è un ringraziamento, io ti porto una figa così, un piatto d'argento, almeno. E poi non me la posso manco scopare perché c'è l'izzica che sta come un cane e mi passa pure la voglia, perché certi servizietti non basta. Dai, rientriamo, va. E allora cosa sei venuta a fare qua? Solo per la cena? Sei messa molto peggio di me? Non credo. E mi pare difficile. Allora, come va? Mi sei mancato. Bene. Stavamo facendo amicizia. Non esagerare. State calma, eh. Te lo dico perché stasera non voglio sentire lagne, siamo qua per divertirci, quindi... Certo. Scusate. Bel vino questo. Sono sporcate le mani. Un attimo al bagno, va? Aggiungo subito. Un altro po' di vino? Dai, che in fondo non era poi una persona così pessima. Ma io l'ho sempre avuta l'impressione che ci fosse un feeling particolare fra voi due. Beh, devo dire che nel momento peggiore, quando volevo mollare tutto, anche il locale, lei è stata l'unica che mi ha capito.
Perché? Lizzica, io non ce la faccio più. Mia madre sta male, i soldi che prendo al lavoro non mi bastano per le spese. Ma magari puoi rimanere in società. Non vieni al bar e cerchi un altro lavoro. Sì, ma il mio scima va male. E io sono convinto che prima o poi ci sarà bisogno di altri soldi da investire. Ecco, io non ce li ho. Tu ce l'hai con mio fratello e mia madre, vero? Non è che mi facciano molta simpatia, ma non è questo. Almeno non solo. Te l'ho detto, io devo trovare una strada mia. Una strada solo mia. Rimettere in piedi il locale di mio padre, pensavo mi avrebbe fatto bene, ma forse l'ha fatto a voi, ma a me no. Antonio non la prenderà bene. Antonio capirà. Antonio deve capire se è amico mio. E poi mica scompaio, no? Sono sempre qui. Tu hai già deciso, vero? Non c'è niente che io possa fare per farti cambiare idea? Tu sei un bravo ragazzo, Marco. Non sparire, mi raccomando. E quindi la tua amica Lizzica ti ha capito? Tutto qui? In che senso tutto qui? Non lo so. Quindi non c'è mai stato niente fra voi due? Neanche una volta? No. Ma che stai a dire? E quindi tu volevi mollare il locale e lasciare tutto per raggiungermi a Berlino? Sì. Ci ho pensato molto seriamente. Quanto avrei voluto ricominciare da capo. Andarmene da sto posto di merda. E perché non l'hai fatto? Non potevo. E perché? Perché avevo delle cose importanti da risolvere. E quali? Senti, scusami la franchezza, ma il locale andava male. Era morta tua madre, era morto tuo padre. Che cosa c'era che ti tratteneva qui? Vabbè, scusami, io non volevo essere così brusca parlando dei tuoi. A proposito, non mi hai ancora detto come è morto tuo padre. Un incidente è stato investito. Mi dispiace, io non lo sapevo. Ma perché non parli mai di lui? Perché l'ho ammazzato io?